che poi magari avete passato giorni, settimane, forse anche mesi a cercare un ago nel pagliaio. Capita, eh? E allora a un certo punto, quando siete stremati, siete disfatti dalla fatica, dalla disperazione, perché questo cacchio di ago non si trova, e non si trova. E voi cercate di capire, ma perché? Perché cercate di trovare un senso. Sapete che se trovate quel cavolo di ago, avete risolto tutto, ma non lo trovate. Cosa fate? Veramente, non so se vi è mai capitato nella vita di avere un momento in cui se io riesco a fare questa cosa qua, questo lavoro lo risolvo. O capisco questa cosa qua e risolvo una situazione familiare, non lo so. Cioè, a me è venuto in mente sul lavoro, perché è sul lavoro che mi vengono in mente queste cose. Cioè, soprattutto nell'informatica, in cui c'è il bug. E finché non l'hai risolto è lì che ti guarda. E tu puoi fare qualsiasi cosa per arginarlo, ma è lì. E sai che se risolvi questo problema, a questo punto tutto quanto si sistema, ma non lo trovate. E io sono arrivato al punto, cos'è stato, 2 o 3 giorni fa, che ho detto, no, è stato l'altro ieri. Sai che c'è? Io sto pagliaio lo brucio, lo rado al suolo e vaffanculo anche al lago. Eh sì, perché questo è il problema. Cioè capire quando è il momento di abbandonare la ricerca di una soluzione per trovarne una completamente diversa. È quello che sto pensando di fare io. Perché non lo so. Perché c'è una parte della soluzione che funziona anche. E voi potreste dire, vabbè, ma cazzo raccuglia, ma allora accettatela così. Sì, potrei anche farlo. Però è anche... Adesso vi racconto tutto, non preoccupatevi. È anche il problema del... Non so se vi è mai capitato, ho investito tot tempo in questa cosa, tot tempo in questa cosa, e se a un certo punto abbandonate quella cosa e ne fate un'altra, avete sprecato quel tempo. Mentre se trovate una soluzione, ok, avete impiegato più tempo del previsto, avete speso più tempo del previsto, però fa parte dell'investimento per quella cosa lì. E questo è veramente una cosa sbagliata, soprattutto in economia, vi dicono, anche se avete investito X, dovete pensare che quello è il punto di partenza. Se da qui in avanti, per percorrere quella strada, non vi porta a guadagnare, via, cambiate strada. Nonostante avete già investito delle cose. Perché se la prospettiva è quella di non riuscire a farcela... Ciao, io sono Alex Raccuglia, questo è The Morning Rant, lo spin-off in video di TechnoPills. TechnoPills è il mio podcast, il mio flusso di coscienza digitale, mentre The Morning Rant è la stessa cosa che faccio però registrandola in video intanto che vado da casa all'ufficio, anche se stamattina invece di andare in ufficio sto andando da casa dei suoceri a consegnare un cane, delle chiavi e dei panni sporchi da lavare. Panni sporchi da lavare del bambino, perché questo è quello che noi facciamo. Allora, qualche tempo fa vi ho detto le cose stanno andando bene, sono riuscito ad arrivare alla fine di un'acquisizione di media di file senza andare a mandare in crash l'applicazione, senza problemi. In realtà non è così, perché ho ancora un problema dovuto al fatto che dopo un certo punto, dopo un po', dopo 3000 file, mettiamo, mediamente questa la cifra è quella, smette di fare le indagini sull'intelligenza artificiale. Cioè proprio tutti i modelli vengono risolti con un aspetta, e si pianta. Ed è non è deterministico, perché uno potrebbe dire dopo 7522 file, invece no, dopo un po'. E non capivo quale fosse il problema, immaginavo che il problema fosse la troppa pressione sull'intelligenza artificiale, allora ho cercato di diversificare, ho cercato di trovare tutti i modi e non ce l'ho fatta. A un certo punto ho detto, facciamo una cosa, così per amicizia, per follia. Proviamo a installare questa applicazione sul computer di mia moglie e facciamo le stesse cose. Uno è un MacBook Air M1 con 8 GB di RAM e il minimo di hard disk, per cui proprio il modello base. I file media sull'hard disk sono sui 10.000, credo. Sì, cioè comunque non pochi. E cacchio se li ciuccia veramente in modo veloce. Devo dire che questa roba qui è molto efficace, è molto efficiente, è molto veloce l'acquisizione dei file. Ma dell'ordine di grandezza, visto che mia moglie non ha quasi video, ha quasi tutte foto, l'ordine di grandezza è 0,1 secondi, cioè 10 centesimi di secondo a media. Cioè, cazzone, eh? Significa 36.000, cioè se ciucciate l'hard disk in 40 minuti. Cazzo! O uno potrebbe dire, facendo i conti dovrebbe ciucciare solo in 20 minuti, sa Dio, però sappiate che appunto un'acquisizione di hard disk così, con tutti i media, con tutta l'intelligenza artificiale, va bene. La cosa interessante è che è arrivato quasi alla fine, a un certo punto è arrivato il prompt, il warning. Il warning di sistema dice, c'è un'applicazione che sta ciucciando troppa memoria, e io ho alzato il sopracciglio così, what? Questo problema mi si era verificato all'inizio di questa applicazione. Adesso io guardo 32 GB occupati.
Ora, se fate i conti, 32 è molto maggiore di 8, che sono i gigabyte installati sulla macchina, però sapete perfettamente, è vero che lo sapete, che su macOS c'è la memoria virtuale, per cui un'applicazione può occupare ben più dello spazio che ha. Però a un certo punto dice gnafo, perché c'è anche lo spazio di swap, eccetera, 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 eccetera. Poi a un certo punto dice c'è qualcosa che non va, aiutami. E l'applicazione è arrivata a quel punto lì, si è seduta e ha smesso di fare indagini sull'intelligenza artificiale, non eseguiva più i modelli. E lì ho capito, cacchio, vuoi vedere che è un memory leak? Allora a questo punto ho provato a fare la stessa cosa sul mio computer. Cazzo, un memory leak. Non me ne accorgevo perché mi diceva che aveva dei problemi di pressione, non mi diceva niente. Vedevo che aveva dei problemi di pressione prima ancora che arrivasse il warning del sistema operativo che diceva oh, non c'è più spazio, perché avendo il doppio di RAM e avendo il doppio dello spazio libero su hard disk, tendenzialmente devo arrivare sui 60-70 GB occupati prima che prima che il sistema operativo mi dica oh, vedi, figura mignotto, cioè se non c'è trippa per gatti, non c'è spazio per la RAM. E allora ho capito che è un memory leak. E ho cercato di capire perché. Perché io questa cosa l'avevo risolta. Non so se vi ricordate, milioni di anni fa, sicuramente no, perché cazzo, cioè non me lo ricordo io che lo faccio, figuriamoci voi che fate tutt'altro che sviluppare su iOS. Il grande trucco che non vi spiegano, perché quando vi fanno tutti gli esempietti va tutto bene, però la realtà è che il sistema operativo di Apple dice non ti preoccupa, libero io la memoria quando hai finito di usare una cosa. Cosa vuol dire? Mettiamo caso che voi prendete un'immagine da disco, un'immagine bella ciccia, un 3000x4000, no? Sono 12.000 pixel, 12 megapixel che espansi a 8 bit per canale, per 4 canali, perché mi intengo anche il canale alfa, sono 48 megabyte. Cioè, caricare una foto del vostro iPhone, quando va dentro la memoria, che non è compressa, occupa 50 megabyte, ok? Se ne caricate 10 sono 500, se ne caricate 100 sono 5000, 5 gigabyte. Capite che ci mettete poco a riempire la memoria. Però il sistema operativo di Apple dice non vi preoccupate, quando un oggetto, perché questi sono oggetti, veramente non sono strutture, sono oggetti, quando un oggetto non è più referenziato da nessuno, liberiamo la memoria. Vabbè, basta. Che problema c'è? Uno diceva, se ti dicono così, ti diceva, non ti preoccupare, gestiamo nella memoria. Allora, quando succedono queste cose qua, diceva, probabilmente c'è qualche oggetto che viene ritenuto da qualche parte. In qualche modo c'è un oggetto che viene mantenuto da qualche parte. Dicevo, perché? E qualche mese fa io feci un po' un'indagine dicendo, io ci ho provato in tutti i modi questa cosa qua. Ho visto che in altri casi succede lo stesso problema, ma ho visto che l'oggetto veniva rilasciato dalla funzione stessa. Ecco, come sempre le cose di Apple sono bellissime quando te le fanno vedere al chinotto, ma bisogna poi scavare sotto la superficie perché in pratica c'è una funzione che dovete chiamare, anzi dovete wrappare il vostro codice all'interno di una funzione che si chiama Auto Release Pool, che praticamente va a forzare il rilascio della memoria. Cioè, loro ti dicono, noi la memoria la rilasciamo, però se ci dici di rilasciarla lo rilasciamo meglio. Cioè, come la rilasciamo? Sì, perché se carichi un'immagine e poi te ne dimentichi per qualche minuto, a un certo punto l'immagine viene, cioè, a un certo punto il sistema operativo si sveglia e dice oh, chi è che questa immagine è di qualcuno? Oh, alzate la mano, nessuno ha alzato la mano, la cancello. Perfetto. Se però continuate a caricare immagini, tipo uno ogni 10 immagini al secondo, uno ogni 0,10 centesimi di secondo, il sistema operativo dice sì, stai facendo roba, quando hai finito vengo, poi non finite mai e la memoria finisce. Allora dovete forzare questa cosa con questa chiamata Auto Release Pool, che è una cosa talmente vecchia, che appartiene a Objective-C, che proprio non viene neanche tanto enunciata in giro. Però, nel senso, se andate a cercare bene, c'è questa chiamata da chiamare. Se fosse un po' più chiaro, fosse un po' più... come dire, ci pensiamo noi, ma se ci pensate voi è meglio. Allora, io racchiusi questa cosa dentro Auto Release Pool e questa roba qui iniziò a funzionare. L'occupazione memoria dell'applicazione era nell'ordine di 1,5 giga, che per un'applicazione del genere va più che bene. Ricordatevi che 1,5 giga in RAM equivale effettivamente a mezzo giga, forse 400 megabyte occupati. Perché l'applicazione ha un sacco di swap. Lì ti dice, il sistema operativo ti dice quanto è in totale, ma non quanto effettivamente stai occupando. Ciaone. Per cui l'avevo risolta sta roba qui, che me ne frega a me. E questa roba è tornata a galla. Ho fatto un sacco di indagini, veramente un sacco di indagini, perché come fai a capirlo? Allora, analizzi le cose con gli strumenti messi a disposizione, che dici dove sta il consumo di memoria, eccetera, eccetera, eccetera. E a un certo punto è venuto fuori che la maggior parte della memoria, appunto, viene fuori nella creazione di immagini. Ma sto codice l'avevo già sistemato. Perché perché si è rotto ancora una volta?
Si è rotto ancora una volta e la cosa divertente è che non dovrebbe rompersi, ma si è rotto lo stesso. Adesso vi racconto perché, ma dopo lo spot, pubblicità. Allora, che cosa è cambiato negli ultimi tempi dalla versione precedente che non aveva consumo di memoria a questa? Semplice, ne abbiamo già parlato più di una volta, more than once. Sì, vai, ti seguo anch'io. Ho introdotto la possibilità di acquisire i media in parallelo. Ho sviluppato un sistema anche molto ciccio per l'acquisizione di media in parallelo in modo tale che possa utilizzare un certo numero di thread specificato dall'utente e così facendo questa cosa veramente aumenta all'impazzata la velocità. Il processore è sempre a tappo, però l'acquisizione di media è molto veloce. E questa cosa qui va a ciucciare la memoria. Ho fatto un po' di test, ho cercato di capire dove stavano i problemi, perché sta roba qui, cacchio, andava prima, non è che abbia aggiunto altre cose. E a un certo punto ho capito, ma cosa succede se lancio un processo alla volta, se forzo l'utilizzo di un solo thread? Anche in questo caso la memoria rimane costante, cioè nel senso non ne viene fatto di più. Se vado in multithread, sì, allora dice, qualcuno di voi potrebbe dire, raccuglia, va bene, ci hai provato a fare le cose multithreaded che sono molto veloci, molto performanti, molto belle, non ce l'hai fatta, rinuncia a Satana, rinuncia a questa cagata qui e fallo andare lentamente, ma fallo andare. Ci avete ragione, è molto giusto. E ci sto pensando seriamente, Però cazzo, è bello vedere l'acquisizione che va a 10 media al non so dove si è interrotto, dico, però è bello vedere l'acquisizione dei media che va a 10 metri al secondo. Cioè, è una di quelle cose che ti fa pensare, cazzo, questa applicazione è potente. Questo non è neanche marketing, questo è psicologia folle dello sviluppatore. Tanto quest'app è un'app che comunque sarà in perdita. È un'app, è il mio grosso fallimento, e va bene così, ma voglio provarci. Allora, se andate a cercare a spulciare un pochettino, Autorelease Pool funziona in ambienti multithreaded. Vuol dire che se tu apri 10 thread separati, ognuno con la sua Autorelease Pool, ecco, ognuno dovrebbe funzionare perché il release pool funziona sul thread singolo, cioè questo raggruppamento è pensato molto bene per il multithreaded, però non funziona. Allora ho detto magari c'è qualche nested. Cosa succede se io faccio un auto-release pool dentro un altro auto-release pool? Non c'è problema, dovrebbe funzionare. Cioè c'è il sistema operativo, le istruzioni del sistema operativo dicono no, è ricorsivo. Cioè se tu apri un auto-release pool e fai delle cose, poi ne apri un altro e fai delle cose, libera la memoria di quello interno, quando finisci quello interno, poi quando finisci il secondo quello esterno, libera la memoria di quello esterno. Sì, però vaffanculo non funziona. Allora mi sono detto, ma magari perché c'è troppa pressione veramente, non c'è un momento in cui respira. Cosa succede se metto in pausa la scansione? Non succede niente. Non la libera la memoria. Vaffanculo. Perché? Ma soprattutto perché? Perché succede questo? Allora ho cercato di capire dove stava il problema. Ho cercato di identificare il problema, dove cacchio è il problema. E il problema è nella fase iniziale, quando prendo l'immagine originale e la ridimensiono. E io, in che senso la ridimensiono? La ridimensiono perché nel sistema operativo l'immagine, qualsiasi immagine io carichi, l'immagine viene ridimensionata con lato massimo tipo 240 pixel, compressa molto in modo tale che stia nell'ordine di grandezza di 1-2K di memoria e poi possa essere salvata come blob nel database. Ecco, questa operazione mi ciuccia un sacco di memoria. E io dico, ma perché? Perché poi tutta sta roba viene rilasciata. Perché? Non lo so perché. Però fatto sta che questa operazione di resizing va a rompermi il cazzo. E allora ho deciso, ma se... State con me perché quello che sto per dire è stancante soltanto a dirlo. Ma se io prendo questa immagine, ok? Prendo l'immagine e la faccio ridimensionare a qualcun altro. Che senso qualcun altro? La prima ipotesi che mi è venuta in mente è farlo fare FFmpeg, ok? Libreria che lancio a sé stante, per cui è come se io lanciassi una seconda applicazione e poi si chiudesse. Tra l'altro si ciuccia abbastanza qualsiasi cosa, per cui va bene. Io prendo questa cosa qua, la ridimensiono con lato massimo 480 pixel, ok? E gli faccio fare tutte le operazioni, perché le operazioni di intelligenza artificiale funzionano con modelli che hanno dimensione tipo 300 pixel per 300 pixel, vuoto per pieno.
Per cui se un'immagine è anche un po' più grande va bene, ma lanciare un'immagine tipo a 12 megapixel con questi modelli non ha nessun senso, perché ogni modello se la ridimensiona internamente. Allora se io prima di fare tutto prendo l'immagine, la sorgente che ho, me la ridimensiono dove cazzo me la devo ridimensionare? A questo punto carico questa, già così un'immagine di 480 pixel per 480 pixel non sono i 12 megapixel per 8 per 4 che diventano 50 megabyte, sono 150k per 4 sono 600k 600k contro 500, cioè stiamo parlando di due ordini di grandezza. Allora in questo caso se effettivamente possiamo caricare 100 volte le immagini vuoto per pieno prima di andare a saturare la memoria, ed è quello che voglio fare questa cosa qui molto spudoratamente facendola fare all'esterno, in modo tale da velocizzare un po' le operazioni. Uno potrebbe dire, però così prima o poi la cicci la memoria, però invece di arrivare a 3000 file magari devo arrivare a 300.000 file, e difficilmente uno a 300.000 file media su un hard disk. Sul mio hard disk da 5 terabyte esterno, su cui ho più media, sto parlando di 72.000. Non arriviamo a 300. Magari il problema si propone lo stesso, però possiamo spostarlo un pochettino più in là. E allora o uso FFmpeg, in modo tale che io mi becco tutto, lo converto già in PNG, eccetera, 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 oppure, vedete l'altra idea che mi è venuta, però un'idea che ha un po' più di debolezze, io sposto all'esterno in un'altra applicazione che sta inglobata nella mia applicazione, invisibile al resto, anche tutta l'analisi dell'intelligenza artificiale. Perché io di un'immagine faccio prima di tutto un ridimensionamento a 10x10 pixel in modo tale da avere i colori dominanti e anche questa roba qui si ciuccia un po' di memoria. Poi la mando al modello che mi fa la classificazione dei soggetti, al modello che mi dà la classificazione estetica, mi dà un valore percentuale da 0 a 100 che mi dice quanto è bella l'immagine, al modello che mi fa la classificazione per frame, cioè nel senso se è un 16 noni, un 4 terzi, no scusate, non quella è un'altra cosa, se mi dice se è un campo lungo, un campo medio, un primo piano, e l'altro modello di intelligenza artificiale, forse l'ho già detto, ma vabbè. E vado avanti così, e lo faccio, se creo un'applicazione che faccia solo sta roba qui, io in pratica ho bisogno di un'applicazione esterna, a linea di comando, ma potrebbe anche essere un'applicazione vera e propria, che nessuno vede perché è invisibile, che è un helper, che io chiamo, l'applicazione viene aperta, si lancia, carica l'immagine, fa tutte le sue analisi e salva in un bel JSON, o restituisce in un bel JSON, il testo finale. Ce la fai a dare? Ce la possiamo fare andare? Dai. Il testo finale che ha dentro tutte le informazioni di colore, di classificazione, di framing, eccetera, 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 e un bel campo data con dentro il data l'UNK encodato probabilmente in Base 64 con l'oggetto che poi aveva preso e salvato nel database. In questo caso, avendo tutto all'esterno, non c'è nessun problema. E voi potreste dire, sì, però il tempo di caricamento, il tempo di lancio dell'applicazione, della sottoapplicazione, anche se piccola, c'è un po' di tempo di lancio, è vero. Però considerate che quello 0,1 secondi per acquisire una foto non è effettivamente 0,1 secondi, ma è un secondo diviso 10 core. Per cui se aumentiamo anche di 2 decimi di secondo il lancio, non è che aumentiamo di 2 decimi di secondo ogni singolo caricamento, ma alla fin fine, invece di avere un secondo per elaborare un'immagine, ci mette un secondo,2, solo che se ne elabori 10 in parallelo, hai 12 centesimi di secondo invece che 10 centesimi di secondo. Sinceramente è una cosa che posso accettare. Allora, non so se questa cosa, se la farò, come la farò, perché la farò, cioè nel senso, però è ovvio che se continuo ad andare avanti a cercare l'auto-release pool che non releasa, non troverò mai la soluzione. Il mio obiettivo adesso è semplicemente quello di chiudere sta cosa qui e farla andare in qualche modo. E poi eventualmente man mano nel futuro migliorarla e farla diventare un po' meno peggio di così. Non è una soluzione elegante? No. Funziona abbastanza, per cui per adesso credo che così farò. E così me la terrò. Tanto tempo per raccontarvi sta cosa e la soluzione è risibile per certi versi. La realtà è che qui sono arrivato a livello di disperazione top
top, adesso quando c'è i clienti che ti rispondono top, cazzo, che secondo me è una cosa che non si usa più da 3 anni, ma forse si usava prima della pandemia top, no? Cioè, basta, top cosa, ma no. Io sto aspettando che arrivi il messaggio della mattina, quando possiamo sentirci? Cioè, oggi no, oggi non mi rompete il cazzo. È faticoso. Cioè, uno vorrebbe fare un'applicazione che fa una cosa, è solo che quando le cose diventano complicate bisogna trovare delle soluzioni molto complicate. Cioè, l'applicazione è stata finita in 2 mesi l'applicazione, adesso è tutto lottare perché ste cazzo di robe vengano gestite in maniera sensata. Vabbè, oibò, c'è una bella coda. Da dove arriva sta coda? Da sto cazzo di Orione, fanculo totale globale, mamma mia che merda. Questo che è meglio che non lo sorpasso, se no mi viene addosso, vabbè, stiamo qua. Abbiamo perso un sacco di tempo, abbiamo perso un sacco di energia, abbiamo perso un sacco di amore in questa coda e soprattutto cercando di far andare la mia applicazione che non va. Dai, no, non faccio neanche lo stacco finale, vi dico subito le cose come stanno. Se avete visto sto video sul canale di Runtime Radio, likeate il canale di Runtime Radio, likeate il video, likeate anche me, likeatemi, altrimenti niente, non fa niente, cioè fregatevene altamente, fin qui non siete mica arrivati. Infine, se avete ascoltato questa cosa in audio nel podcast, siete invitati a dirmi ciao, a recensire, a condividere la puntata, bla bla, cose che non farete, per cui vaffanculo. Vi dico che c'è anche il gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, trovate il link nelle note dell'episodio, ma non lo farete mai, per cui va bene così. A valle del titolo di coda c'è ChatGPT che cerca di trovare un riassunto a questa cosa qua e vediamo che cosa ha capito, vediamo che cosa capiscono le macchine di quello che noi gli diciamo, perché quella è la cosa interessante, vedere che cosa capiscono, perché secondo me non capiscono un cazzo. Signore, e tutto quello che sta nel mezzo, ciao.